Bentornati sul canale di Big Bro 83 per il terzo episodio di questa guida al platino di Is Memories of Celceta. Uscendo dalla città di Gasnan, Duren ci introdurrà brevemente le tre tipologie di attacchi bonus presenti, ai quali sono legati altrettanti trofei, il Flash Guard ed il Flash Move, ma che sono stati già trattati nell'episodio scorso, ed il drop che si può ottenere dai mob. Ma andiamo per ordine. L'area in cui ci troviamo è chiamata Beast Plains, suddivisa in due zone, che ha un totale di 3 mob standard più uno legato ad una subquest, ossia il Langritz, che è missabile se non si completa tale subquest. I 3 mob sono il Ratani, il Fabros e l'Arengio, quest'ultimo debole all'attacco Strike di Duren. Nell'area sono presenti inoltre 12 Harvest, ossia giacimenti totali, ed un forziere, oltre ad un monumento giallo collocato alla fine della Beast Plains. Il nostro compito sarà quello di mappare tutta la zona avendo un 8.2% alla fine. Tornando agli attacchi bonus, ciò sono ovviamente legati al combat system, e bisognerà uccidere un totale di 2000 mob per sbloccare il trofeo Valorous Vanquisher. Per ottenere il trofeo When You Got It bisognerà eseguire invece 500 skill finish. In sostanza bisognerà uccidere un mob con una skill. Facendolo riotterremo metà degli SP consumati dalla skill, oltre che ad un po' di vita. Per ottenere il trofeo Things Are Looking Up bisognerà eseguire 1000 aerial combo, ossia attaccare un mob quando questi è sollevato da terra. Ciò ci fornirà un attacco maggiorato, ottenendo gold, skill point e vita. Gli skill point sono quelli di colore azzurro che si notano ogni qualvolta si attaccano i mob e caricano la barra in basso a destra. Si può tuttavia ricaricare tale barra anche, come già detto nell'episodio scorso, eseguendo con successo un Flash Guard. Per facilitarne il processo consiglio in questo punto del gioco le skill di Adol Rising Edge o Rising Slash, oppure lo Swallow Kick, il Phoenix Kick o il Dragon Kick di Duren. Quasi tutte queste skill ancora non sono state sbloccate, ma a fine episodio le avremo praticamente tutte. Infine, per ottenere il trofeo Cunning Strategies bisognerà eseguire 500 Excellent Kills. Vale a dire uccidere un mob utilizzando la tipologia di attacco a cui è debole, slash, strike o pierce per intenderci. Ciò causerà un maggior drop di gold e più probabilità di droppare oggetti rari. Tuttavia sono presenti molti mob senza debolezze in Celceta, come ad esempio il Ratani di quest'area. Appena arrivati nella seconda zona delle Beast Plains, Duren ci ricorderà che rimanendo fermi nell'open world potremmo recuperare gli eventuali HP persi, cosa che non funziona nei dungeon. Questa modalità, che io chiamo stand by per semplificare, è presente sin da Is 1, uscito nel 1987. Inoltre ci fa sapere che è possibile modificare la modalità dell'IA dei personaggi non controllati dal giocatore in due modi: in quella evasiva, dove i personaggi non attaccheranno i mob che si presenteranno dinanzi a noi,
verranno attaccati soltanto gli Harvest, oppure in quella di attacco, dove andranno addosso contro tutti e tutto. Un piccolo consiglio che vi do: lasciate quasi sempre la modalità attacco, perché le skill che utilizza l'IA si sommano a quelle che facciamo noi, e ricordiamoci che bisogna maxare tutte le skill di tutti quanti i personaggi, e ce ne sono 62 in totale da maxare, di cui 12 sono soltanto di Adol. Ricordo tuttavia che i livelli per ogni skill sono soltanto 3, in 2 run è una cosa più che fattibile, ma probabilmente alla fine di questa run analisi le avremo già maxate tutte. In questa seconda zona delle Beast Plains è possibile terminare le 2 sub quest che avevamo iniziato nell'episodio scorso. Bear on the Plains, vale a dire uccidere il mob Langritz di livello 8, una sorta di mini boss, e to milk a Fabros, consegnando il Fabros Milk a Musho nella locanda / taverna. Langritz non è molto difficile anche a modalità Nightmare. Intorno al livello 5, con l'equipaggiamento massimo ottenibile in questa parte del gioco, utilizzare la extra skill, eseguibile tenendo premuti il tasto R1 più L1, quindi mentre il personaggio la sta eseguendo switchare sull'altro e skillare per far danno extra, cosa molto utile contro i boss questa, Il Fabros Milk invece lo otterremo da una Fabros femmina situata nella parte sud-ovest della mappa, così come il Langritz, praticamente a poca distanza l'uno dall'altra. Per ottenerlo però dovremmo controllare l'animale camminando cautamente alle sue spalle senza farci vedere, altrimenti questo mob fuggirà via.
Una volta che avrete sbloccato il monumento giallo alla fine della mappa, situato a nord, utilizzatelo per teletrasportarvi a Casnan e tornare nella locanda / taverna per completare le 2 quest iniziate nell'episodio scorso. Leave it to me. Parlando a Luluca, otterremo una ricompensa di 2000 gold per aver ucciso Lengritz. That was nothing. Mentre consegnando il Fabros Milk a Mucio otterremo 1000 gold e assaggeremo uno schifosissimo frullato di Fabros preparato dall'uomo. La risposta non cambia la sostanza, state tranquilli. That was nothing. Se avete ottenuto almeno un materiale dai 12 harvest presenti, aperto il forziere contenente 3 iron ingot e completate le 4 quest di Casnan, potete allora dirigervi a destra del monumento giallo, a nord delle Beast Plains. Qui Adol e Duren troveranno una sorta di pianta incantata che, a detta di Duren, potrebbe essere collegata ad un antico spirito della foresta di Selseta. In queste zone, infatti, non ci saranno mostri. In questo luogo il duo si accamperà. All right. Le tende hanno lo stesso effetto dei monumenti, ma in più ricaricano la sfera delle extra skill e sbloccano sulla mappa i luoghi dove si possono ottenere i ricordi di Adol segnati da un cerchio azzurro. Inoltre, la prima volta che si visita e ci si accampa in una tenda, si sblocca automaticamente un ricordo di Adol. Difatti, Adol riotterrà il suo secondo ricordo, legato ad una torre, che stando a quanto dice Duren, non c'è un luogo nella foresta che ne abbia una.
Prima di dirigervi a nord, salvate la partita. Entrati nell'area chiamata Forest Dawn, l'omaccione ci illustrerà brevemente come scorre il tempo all'interno della foresta. Durante la notte è possibile incontrare un particolare mob legato ad un trofeo, ma che vedremo più in là con la guida. In quest'area è presente un mob di livello 18, una sorta di mini boss chiamato il Bozwonga, che allo stato attuale e se affrontato a Nightmare causerebbe morte istantanea ad entrambi i nostri personaggi, se avete i miei stessi riflessi. Dispone di due attacchi, una schiacciata con la sua arma e un attacco ad aria che può arrivare fino a 3 attacchi consecutivi. Può inoltre evocare i mob chiamati Kobonga, suoi simili più piccoli. Oltre a droppare 2 item rari, quali il Monkey King's Air ed il Fierce Beast's Claw, questo mob deve essere sconfitto per il trofeo del bestiario. Potremmo farlo più avanti, ma è l'occasione ideale per livellare i personaggi, almeno a livello 18. Capirete il motivo più in là. In quest'area sono presenti un forziere e 2 harvest, oltre a 3 mob nuovi. Il già citato Kobonga
il Vargin debole allo slash di Adol e la Sarkos debole allo strike di Duren e che può causare lo status alterato veleno. È inoltre presente un ricordo di Adol nella parte occidentale. Esaminandolo, Adol otterrà un punto extra in forza e scopriremo come è nata la sua curiosità, grazie ad un mercante errante che visitò il suo villaggio quando aveva poco più di 4 anni. Si verrà a sapere inoltre che la madre di Adol morì poco dopo la sua nascita. Ricordo che sarà chiamato Acquisitiveness nella sezione Memory dal menu di gioco. A sud-ovest del ricordo appena guardato di Adol troveremo altri 2 Harvest ed un Forziere, contenente 3 polveri di antidoto che curano dallo status veleno. Il tronco sulla sinistra dell'area blocca il passaggio. È questo uno dei 7 punti che è legato al trofeo Sea of Trees Unbroken, ma lo vedremo più in là. Fatto ciò, possiamo tornare indietro, ricaricarci grazie al monumento, salvare la partita e dedicarci interamente al farming exp sul Bozwonga. Al termine del farming con il Bozwonga terminerò l'episodio. Lascerò a schermo le percentuali dei trofei più scomodi e missabili che dovreste avere per ottenere il 100% del gioco. Se il video vi è piaciuto lasciate un like o un commento se volete, ma potete lasciarmi un insulto senza problemi, tanto non mi offendo. Un grosso abbraccio da BigBro83.